Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, nel video di oggi andremo a vedere quali saranno i movimenti energetici per il lavoro e le finanze nel mese di giugno e iniziamo subito con il segno del toro. Andiamo a vedere quindi per gli amici del toro che tipi di energie si muoveranno. Come dico sempre ragazzi, le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, vi spiega cose riguardanti l'ascendente, le linee di tempo, è proprio una guida insomma. Sempre nella descrizione trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con un 8 di denari, con un 2 di denari, la carta della stella, il sole al contrario e la temperanza al contrario. Che interessante. Allora, devo dire che qualcuno è già in un lavoro, è già in un certo tipo di quotidianità, può essere che sia anche abbastanza dura, perché in questo mazzo specificatamente i pentacoli vengono rappresentati con del filo spinato, quindi può essere quello che viene chiamato in gergo il duro lavoro. O se non per caso foste senza lavoro, è una sorta di quotidianità che state, diciamo, trascorrendo in modo duro, in modo sofferente, direi quasi, perché in questo mazzo nello specifico la fanciulla piange proprio. Vedendo questo 2 di denari è un po' come se foste presi tra più cose, magari più lavori o famiglia e lavoro, famiglia che avete generato e famiglia di origine. È come se ci fosse una quotidianità un po' pesante agli inizi di giugno. E io qui ho come la sensazione che, perché qui alla fine avete tre arcani maggiori, ho un po' come la sensazione che alla fine, ragazzi, la stella parla di speranza, parla di sogni, parla di obiettivi. Il punto è che avendo queste due carte al contrario, sento che avete bisogno di guarire qualche tipo di questione interna, perché il sole fa riferimento sì alla chiarezza mentale, che essendo al contrario non c'è tanto, e fa anche riferimento al bambino interiore. Visto che la temperanza è una carta che parla di guarigione, è come se mi dicessero che qui avete bisogno di guarire qualche cosa dentro prima di riuscire ad uscire da questa situazione. È come se foste in questa situazione perché l'universo, il destino vi deve insegnare qualche cosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta carta per carta. Andiamo a vedere l'otto di denari. Interessante. Avete l'appeso al contrario e la giustizia al contrario. Allora, qui parla di uno sblocco di qualche tipo di contratto. Può anche essere la rottura di un contratto. Ragazzi, ve lo dico perché quando la giustizia è al contrario si parla di un'interruzione di contratti, di una rottura anche di contratti. Però è perché qualche cosa si sblocca in realtà. Per qualcuno, ragazzi, questa giustizia è il contrario e l'immagine che mi dà questo 8 di pentacoli ho come la sensazione che qualcuno potrebbe ehm, notare, perché qui avete l'appeso al contrario, nella prima parte di giugno qualche ingiustizia che è stata fatta o che è ancora presente, che viene, diciamo, perpetuata all'interno dell'ambito dell'ambiente lavorativo. Andiamo a vedere il 2 di denari. Imperatrice. Sì, qui c'è qualche cosa che ha a che fare o con la madre o con che ha a che fare con il ruolo di madre, quindi o la propria madre di origine o il fatto che qualcuno appunto stia cercando di destreggiarsi tra lavoro e bambini, tra lavoro e casa.
tra due lavori, come vi dicevo prima, tra il lavoro e i genitori. Datemi un'altra carta per il 9 di spade. Wow! Imperatore e imperatrice. Sì, è una questione familiare. Può anche essere una questione... Ragazzi, allora, se la famiglia non è la vostra, la famiglia normalmente quando è un ambiente lavorativo è inteso come gruppo di lavoro. Qui potrebbe essere un'azienda familiare presso la quale magari voi state lavorando, o magari anche la vostra, dove ci sono le due figure, diciamo, principali che probabilmente sono in disaccordo e voi siete in mezzo e dovete cercare di mediare. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere la stella. Ragazzi, torno un attimo sul 2 di pentacoli. Tenete presente che il 2 di pentacoli parla di dinamiche che si ripetono. Qui potrebbero esserci con questo 9 di spade delle dinamiche legate al passato, delle ingiustizie che continuano a riperpetuarsi e che magari voi vedete nell'ambiente lavorativo e vi fanno star male e in un certo modo ci siete in mezzo e quindi dovete cercare di mediare tra queste due forze. Va bene, allora la stella è spiegata da un 5 di bastoni e da un 5 di coppe al contrario. Wow. È come se da un lato non aveste più voglia di lottare, di subire ingiustizie, però dall'altro lato è come se sentiste dentro di voi che non è giusto lasciar perdere certe cose, che non è giusto lasciare andare certe cose. Andiamo a vedere il sole. Ragazzi, potrebbero esserci delle questioni con il 5 di bastoni legate ai colleghi. Può anche essere che se qui siate in una fase di mediazione o letteralmente facciate i mediatori, è come se ci fosse qualche cosa che ha bisogno di essere messo in regola, ha bisogno di essere regolarizzato, appunto, riportato in ordine, riportato in equilibrio, perché qui vi faccio notare che avete due carte di equilibrio che sono al contrario, quindi in realtà un reale equilibrio non c'è, anzi c'è competizione. Allora, ancora un'altra carta per il sole, perché qui tutto mi parla di poca chiarezza mentale, Infatti, anche la sacerdotessa mi parla di qualche cosa che voi non vedete. Datemi una carta per la temperanza. Ragazzi, è come se foste talmente assorbiti dalle questioni quotidiane nel mese di giugno che non vi rendete conto che state, come vi posso dire, vi state un po' incupendo, vi state un po' trascurando più che tutto. Con quest'ultimo gruppo di carte è un po' come se avessi bisogno di guarire voi stessi, di prendervi un tempo per letteralmente giocare. Siete troppo presi dalle questioni quotidiane, dal lavoro, dalla famiglia, da tutto quello che succede intorno a voi. Io sento che molte persone avrebbero bisogno, cioè avrebbero solo voglia di uscire un po' da tutte quelle che sono le competizioni del mondo del lavoro, piuttosto che nell'ambiente familiare o nell'azienda familiare, insomma. C'è tanto bisogno di allontanarsi e soprattutto con la sacerdotessa è come se avessi bisogno di guardare oltre, di vedere oltre. Non è più una questione di giusto o sbagliato, da che parte vado, con chi sto, ma è qual è la mossa giusta da fare perché tutti stiano bene, perché tutti stiano meglio. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Avete un sacco di arcani maggiori comunque,
perché avete l'appeso, la giustizia, imperatore, imperatore, imperatrice, la sacerdotessa, la temperanza, il sole e la stella. Ne avete proprio tanti. Può essere un periodo particolarmente intenso, e con intenso non dico brutto, intenso semplicemente, pregno di energie, di movimenti, di cose da fare, da gestire. Insomma, questa qua deve uscire. La carta numero 3, la guida, è un 3 di pentacoli. Sì, è un po' come se aveste bisogno di cercare la vostra guida interna. Qui avete la stella molte volte fa riferimento al puntare il proprio obiettivo, fa riferimento alla stella polare, che è quella che si seguiva, o meglio, che è quella che hanno seguito i re magi per arrivare dove dovevano arrivare, insomma. E è seguire il proprio nord, seguire l'obiettivo. E qui sento che, ragazzi, avete bisogno di trovare il vostro, la vostra verità. Appunto, come vi dicevo prima, qual è il bene per il bene di tutti? Qual è la mossa migliore da fare? Non è più da che parte sto, non è più chi ha ragione, questo è giusto e questo è sbagliato o viceversa. Perché quelle sono le lotte della mente, sono le lotte dell'ego. Andiamo a vedere ancora un'altra carta. Papa. E in questo mazzo viene rappresentato come una lavagna nera, dove ci si può scrivere qualsiasi cosa. È il potere spirituale, il nessuna cosa. Se siete in un punto nero, se siete in un punto... A me questa carta ricorda molto la notte buia dell'anima, quindi se siete in una fase abbastanza di disperazione, di tristezza, di cupezza, non si dice cupezza, avete capito? Di tristezza, sì, di forte ehm, senso di colpa, vittimismo, rammarico, pentimento. Ecco, può essere un momento piuttosto buio. Però che cosa succede? Questa carta vi dice che da adesso in avanti può solo arrivare la luce, la stella. Datevi un obiettivo, è il vostro nord. Allora, devo dire che se siete senza lavoro, qui nel caso aveste avuto un lavoro, se siete senza lavoro, ragazzi, anche qui quello che vi vogliono dire le carte è di darvi un obiettivo, perché potrebbe essere che diverse situazioni o persone intorno a voi vi distraggano da quello che è il vostro reale obiettivo, dal cercare il lavoro che vi appaga. Perché probabilmente c'è comunque un lavoretto o qualche cosa di magari stagionale piuttosto che qualche cosa di non proprio legale, quindi qualche lavoretto in nero o cose di questo genere, sento che c'è, però è come se avessi bisogno di qualche cosa di più, giustamente, soprattutto se dovete gestire una famiglia, se avete bisogno di investire per i figli, appunto. E qui vi dice, puntate all'obiettivo. Quando si tratta di curare il bambino interiore, si tratta proprio di puntare un obiettivo. Il 2 di bastoni è una carta che vi dice di guardare al futuro con ottimismo e speranza. Scusate, questa era girata al contrario. Però c'è bisogno di riportare l'equilibrio. Va bene, amici del Toro, fatemi sapere come vi risuona la lettura. Io spero che comunque vi sia stata utile per capire come si muoveranno le energie nel prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che continuano a sostenere il canale. Vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici della Vergine. Come dico sempre, ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida e vi spiega proprio a partire da come trovare l'ascendente a come unire 3 tipi di oroscopi diversi, vi spiega le linee di tempo
insomma è una panoramica generale, insomma. Sempre nella descrizione trovate anche un link che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo subito con un 3 di bastoni, amici della Vergine. 3 di pentacoli, 2 di bastoni e la sacerdotessa. Ragazzi, direi che è un periodo di espansione, è un periodo interessante perché all'inizio avete 2-3 e dopo ci sono 2-2, perché anche la sacerdotessa è un numero 2. Però è interessante come state andando verso l'espansione, verso nuove opportunità di lavoro, magari di guadagno, di collaborazioni. Per qualcuno si tratta di lanciare il prodotto su nuovi mercati o nuovi tipi di prodotti, magari nuovi servizi. Il 3 di bastone è una carta di espansione commerciale e il 3 di denari è una carta di collaborazioni, è una carta sì, di collaborazioni, di lavoro di gruppo. C'è da dire che poi da questo lato abbiamo 2-2, quindi una carta di indecisione, il 2 di bastoni, che è una carta che dice da un lato che siete, diciamo, attaccati al tipo di realtà che avete, ma non è solo una realtà materiale, è anche una realtà di pensiero, soprattutto se volete, per esempio, proporre il vostro servizio o il vostro prodotto in un posto straniero, magari all'estero, bisogna capire che il tipo di mentalità che avete voi è perché, cioè ce l'avete per il tipo di realtà che avete vissuto fino a questo momento, quindi magari c'è da rivedere, rivisitare un pochettino il vostro modo di pensare. Dall'altro lato, il 2 di bastoni vi parla di quello che è tutta la possibile espansione che vedete davanti a voi fondamentalmente e la sacerdotessa è proprio la carta che vi porta a risolvere i dubbi, ad uscire dal dubbio, a vedere oltre. Quindi ragazzi, qui è come se vi si proponessero delle nuove occasioni di guadagno, delle nuove prospettive di lavoro, delle nuove collaborazioni se siete autonomi e qui si tratta di decidere quale delle collaborazioni proposte sia quella, diciamo, più indicata per voi. Andiamo a vedere con il 3 di bastoni. Vediamo che cosa riesco a dirvi di più specifico. Ok, un 2 di coppe e un 8 di bastoni. Sì, infatti potrebbe esserci questa voglia di espansione, magari ne avete parlato con qualcuno, ci sono tante idee, c'è tanta voglia di fare e direi che questa conversazione vi ha caricato abbastanza. Ci sono degli obiettivi in comune, ma diciamo che all'inizio del mese non vedo ancora una reale voglia di compromettersi in questo tipo di nuovo progetto. Diciamo che è come se all'inizio del mese si iniziasse a dar forma, ad avere un'idea di quello che potrebbe essere un progetto da condividere con un'altra persona. Se per esempio foste senza lavoro, potrebbe essere che la prima settimana di giugno qualcuno vi dica dove hanno bisogno di andare a chiedere. Andiamo a vedere il 3 di denari. Cavaliere di coppe, una proposta arriva ragazzi. Infatti il 3, wow! Ah, che belle. Allora abbiamo un cavaliere di coppe, il matto e il fante di spade per spiegare il 3 di pentacoli. Vi arriverà una proposta, in effetti il 3 di pentacoli è una carta che parla di collaborazioni. Abbiamo tutte e due le carte in realtà qui mi parlano di nuovi inizi, di nuove idee, nuovi progetti, nuove risoluzioni anche, nuovi risultati, mi viene da dire. Però nello specifico con il Cavaliere di Coppe c'è proprio un'offerta, una proposta di qualche cosa di nuovo, è come se fosse un nuovo tipo di progetto, una nuova avventura da poter affrontare con qualcuno. Diciamo che voi sareste la persona passatemi il termine, necessaria per portare a compimento questo progetto per il tipo di esperienza, bagaglio culturale, conoscenze che avete. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 8 di pentacoli
7 di spade al contrario. Datemi un'altra carta per il 7 di spade. Guardate un'altra volta la sacerdotessa. Ho un po' la sensazione che le carte qua vi vogliano dire di non pensare subito al guadagno che potrebbe esserci con questo tipo di collaborazione. Il 7 di spade è sempre una carta di proiezione e qui ho come un po' la sensazione che l'idea che voi avrete inerente a questo nuovo progetto, questo nuovo lavoro, collaborazione, quello che per voi è, l'idea è quella di che, come vi posso dire, che basti lavorare sodo perché le cose vadano al proprio posto. Invece ho come la sensazione che sia una vostra proiezione, nel senso che avendo poi anche la sacerdotessa, è come se in un'attività, in un lancio di un prodotto non bastasse solo lavorare sodo, ma molte volte è necessario richiedere un consulente esterno perché ci dia un punto di vista differente dal nostro, perché magari mettere il 100% nel lavoro non dà comunque i risultati eh, che noi si spera, perché appunto certe volte non si sa, si danno per scontato determinate dinamiche magari in un settore lavorativo piuttosto che in un ambiente lavorativo. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Due di pentacoli, un altro due tra l'altro, e la carta della stella. Allora, sono due carte di sogno, però con questo 7 di spade e la sacerdotessa qui due volte è come se vi dicessero come vi posso spiegare? Di togliervi il velo dell'illusione, di puntare dritto all'obiettivo, di non sottostare, di uscire, meglio detto, da certi cicli karmici. Non dovete per forza star dentro a delle regole. Vi faccio un esempio. Allora, come vi ho detto prima, è come se voi foste necessari per effettuare questo lavoro, ok? Vi dicono questo è il progetto, questo è il lavoro. E voi, man mano che iniziate a fare il progetto, poi man mano che andate avanti nella risoluzione del progetto, vi accorgete che nel progetto di carta le cose sono scritte in un modo, ma da un punto di vista fisico sarebbe meglio farle in un altro. E voi dite, fate presente questa cosa proprio per il tipo di bagaglio di conoscenze e di esperienze che avete. A quel punto lì sta alle altre persone scegliere se continuare così come vogliono e quindi di lì in avanti voi alzate le mani perché non siete più responsabili del risultato, oppure insistere e dire no, guardate che se fate le cose a modo vostro ci potrebbero essere, non lo so, problemi di un certo tipo, ci potrebbe essere una carenza da un altro punto di vista. Cioè, il punto è che qui bisogna fare le cose fatte come vanno fatte e se vi chiamano, se vi chiedono il vostro lavoro perché proprio appunto siete un esperti nel settore, cercate poi di non ricadere in dinamiche, magari solo per non discutere, dove diciamo cedete la ragione, ecco, è un po' quella la sensazione. Cercate di guardare oltre, tra 5 anni cosa potrebbe succedere? Guardate, io vi dico, qui è come un po' uscire dal ciclo del karma, con questo 2 di pentacoli al contrario. E vi ripeto, la carta della stella è la carta del sogno compiuto. Cioè, anzi, questa è la carta del sogno compiuto, questa è la carta del sogno, dell'obiettivo che si vuole raggiungere ed è un po' come se anche se magari non viene proprio tutto fatto come voi volete, le carte vi dicono che tenete presente che l'obiettivo finale è un altro, guardate più a lungo termine, a lungo periodo. Lavoro ce n'è, ragazzi, ne vedo. Diciamo che magari potrebbe per qualcuno non essere un lavoro in regola, per qualcun altro potrebbe essere un lavoro che
vi richieda più sforzo di quello che in realtà, cioè ho come la sensazione che ve lo presentino un po' in un modo un po' illusorio. È per quello che voi siete nel, ok, resto dove sono o provo questo tipo di collaborazione e sento che prenderete la scelta giusta, farete la scelta giusta con la carta della sacerdotessa. Andiamo a vedere ancora cosa vi dice Osho, qualche consiglio. Essere ordinari, che è di nuovo un 8 di pentacoli, e abbondanza. È come se vi dicessero che è la quotidianità, fare un passo al giorno, un passo per volta, raccogliere tanti piccoli risultati portano poi all'abbondanza. Difatti è un po' il lavoro duro, il lavoro diciamo quotidiano, il lavoro giornaliero, l'esperienza e tutto quello che sono le cicatrici che uno colleziona durante, diciamo, la sua la rincorsa, se vogliamo, la corsa a quello che sono i propri obiettivi, però poi portano al proprio obiettivo, all'abbondanza. Sì, è come un po' se vi dicessero di muovervi pian piano. Non abbiate fretta, perché qui comunque con la carta del matto per qualcuno ci può essere un po' di impulsività, un po' di magari vi fate trasportare un po' troppo dall'entusiasmo, ecco, con calma e tenendo sempre ben presente quello che è il vostro obiettivo finale. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con l'iscrizione, una condivisione, con un commento. Io non ho più tanto tempo di rispondere, ma li leggo sempre, quindi grazie a chi sostiene il canale e si prende quel minuto di tempo per interagire con me. Vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche gli amici del Capricorno. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di diversi oroscopi, spiega le linee di tempo, come trovare l'ascendente, è proprio una guida, insomma. Trovate anche il link ad un video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione riservata agli abbonati e troverete anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Interessante ragazzi, regina di denari, 3 di spade, imperatrice e fante di spade. È come se ci fosse una sorta di prima e dopo. Allora, la regina di denari al contrario, mi dà la sensazione che siate in una fase, ma perché è seguita dal 3 di spade, che siate in una fase veramente impegnativa a livello gestionale, sia per quello che riguarda la situazione strettamente lavorativa, sia per quello che riguarda la situazione famiglia lavoro, bambini lavoro, casa lavoro. C'è qualche cosa che vi toglie un po' il fiato con questo 3 di spade. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Sta di fatto che poi abbiamo questa fantastica imperatrice, come se le cose di punto in bianco cambiassero e ci fosse questa sorta di esplosione, di benessere, di serenità, di pace anche mi verrebbe da dire. E per qualcuno si tratta di un nuovo progetto lavorativo. Terminiamo poi con un fante di spade e mi dà un po' la sensazione che inizierete a mettere nero su bianco quello che questo progetto dell'imperatrice ci parla. Non so se l'ho detto in italiano corretto, però nel senso che l'imperatrice parla di alcuni progetti e con il fante di spade è come iniziare a fare dei conti, a tirare giù delle linee guida per il progetto. Andiamo a vedere carta per carta così riesco a essere più specifica, perché la regina di denari
è comunque 8 di spade, è comunque una carta che ci parla di una persona che è lì sempre pronta per aiutare gli altri, ma quando è al contrario, come se fosse un po' troppo subissata da impegni. Sì, ho come la sensazione che non vediate chiaro, che vi sentiate un po' vittime delle circostanze con questo 8 di spade, un po' come se faceste fatica a muovervi, non sappiate bene come muovervi. Cioè, è come se aveste talmente tante cose da fare che a un certo punto andate avanti quasi come degli automi, senza in realtà capire bene che cosa state facendo o come gestire bene gli vostri impegni. Andiamo a vedere il 3 di spade. Giudizio e regina di bastoni. Allora, se la regina di denari, ragazzi, rappresentasse per esempio un capo che vi dà più lavoro di quello che in realtà potete gestire, ho come la sensazione che potreste accettare questa condizione perché in qualche modo vi aspettate un riconoscimento, almeno un grazie, una chiamata di gratitudine, ma sento che è come se succedesse qualche cosa a metà giugno che in qualche modo vi farà un po' esitare. Tenete presente che abbiamo regina, regina e imperatrice. Adesso andiamo a vedere questa imperatrice. Asso di denari e asso di coppe. Wow! È come se il non ricevere determinate notizie vi porti a prendere in mano la vostra situazione. Perché con la carta dell'imperatrice, come vi dicevo prima, c'è un nuovo progetto che si va gestando ed è un progetto che potenzialmente potrebbe già iniziare a giugno. Abbiamo un asso di pentacoli, è una carta che ci parla di un dono. Abbiamo un asso di coppe. Ragazzi, per qualcuno si parla di gravidanza e so che non c'entra molto con il lavoro, ma è proprio una nascita di qualche... Questa, l'asso di coppe normalmente è la nascita di un bambino. Qui c'è la gravidanza, qui c'è un inizio concreto. Traete un po' voi le vostre somme, insomma. Ehm, dipende poi sempre appunto dalla situazione di ognuno, però è proprio come se ci fosse questa giro di boa, mi vien da dire, è un nuovo capitolo, qualche cosa che può veramente portare alla prosperità. Andiamo a vedere il fante. Wow! Cavaliere di coppe e fante di denari. Sì, ragazzi, qui ci sono tante figure, quindi potrebbe anche essere una collaborazione magari familiare, magari con dei fratelli, ho come la sensazione che potrebbero essere fratelli o cugini. Sta di fatto che vi viene fatta un'offerta, vi verrà fatta un'offerta. Per qualcuno potreste essere voi a fare un'offerta ad un'altra persona, magari più giovane. E vi dico che ci sono tutti i presupposti, ragazzi, perché questo tipo di offerta possa prosperare, perché questo tipo di nuovo percorso, un nuovo progetto possa prosperare. L'unica avvertenza, se vogliamo, che vi danno le carte è con questo fante di spade al contrario di... A me viene da dire di cercarvi un contabile serio, perché ha a che fare con il controllare le carte, i conti, i contratti. Datemi un'altra carta per questo fante di pentacoli. 5 di bastoni, temperanza e giustizia. Temperanza e giustizia sono due carte di equilibrio. Ho come la sensazione che vi dicano cioè sia un po' una sorta di suggerimento a non darvi troppo, a non dare troppo di voi stessi, perché era un po' anche la sensazione che avevo all'inizio, probabilmente è una vostra tendenza e poi a un certo punto vedete che non siete riconosciuti, però è come se ci fosse un inizio, una proposta, un qualche cosa a fine giugno che vi porterà veramente verso l'equilibrio, ragazzi.
Tenete presente che la carta della giustizia parla anche di contratti, quindi se prima è un progetto, diciamo che verso la fine di giugno, inizio luglio potrebbe proprio diventare un contratto stabile, un contratto scritto. Vi dico, fate attenzione con il fante di spade perché c'è la necessità di controllare anche le scritture più piccole, le lettere piccole, le postille e tutti gli asterischi del caso. Ok, andiamo a vedere ancora Osho che cosa vi suggerisce. Esaurimento e solitudine. Wow, l'esaurimento è un 9 di bastoni, quindi è una carta che ci parla di qualcuno che ha retto per un certo tipo di periodo una mole di lavoro o uno stress abbastanza importante, di conseguenza c'è una sorta di esaurimento di energie e qui con la carta della solitudine vi consigliano uno di fare le cose da soli, anche potrebbe essere, due di prendere un tempo per voi stessi per fare una sorta di analisi e di introspezione per riuscire a riconoscere determinate dinamiche. È quello che vi potrebbe permettere di girare la carta del giudizio, quindi di avere una comprensione maggiore, più ampia di quello che è la vostra situazione attuale. Ragazzi, se non avete lavoro, nuovi inizi, nuovi progetti, contratti che arrivano, qui ho come la sensazione che qualcuno inizierà a dire basta. Ho l'idea che potrebbero esserci delle frizioni con dei colleghi. Fatemelo sapere poi nei commenti. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come si muoveranno le energie nel prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, con un commento, una condivisione, con la vostra iscrizione se avete piacere di supportare il canale. Io ci tengo anche a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Vi ringrazio anche di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!